Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovissimo episodio. Oggi con una partita Blackout dopo l'aggiornamento 1.09 di Call of Duty Black Ops 4. Prima però vorrei mostrarvi alcuni cambiamenti, non per forza relativi a Blackout. Qui nel mercato nero abbiamo una nuova operazione, si tratta della operazione Zero Assoluto. Vediamo qua. Allora, la prima cosa che sbloccate naturalmente è il nuovo personaggio, il nuovo specialista, sia per Blackout che per il multiplayer Zero. È un hacker che in pratica può mettere fuori uso le attrezzature nemiche. Ora, io sono già arrivato a livello 6. Ci sono solo 100 livelli in questa operazione, quindi non ci vorrà molto per completarlo, almeno per me. Perché visto che nell'operazione precedente sono arrivato al livello 334. No, però ci sono un bel po' di cose belle. Per esempio questi graffiti qua che mi piacciono tanto. E ci sono anche 3 armi nuove. Qua abbiamo una mimetica reattiva. La prima è un'arma a distanza ravvicinata. Poi abbiamo la Daemon 3XB, una mitraglietta, però non mi sembra tanto forte, se devo essere sincero. L'ho già provata, perché anche se voi non le avete ancora potete provarle in Blackout, perché lì le trovate in giro per la mappa, anche se non le avete sbloccate. Poi vediamo, c'è una mimetica maestria per la ABR, che sembra un aeroplano. Abbiamo dei nuovi personaggi, per esempio qui Dempsey. E l'ultima arma, questa è la mia arma preferita al momento, la SWAT RFT. È un fucile d'assalto, secondo me è molto potente. E l'ho provata finora solo in Blackout e lì mi è piaciuta. Non vedo l'ora di sbloccarla. E niente, ci sono stati altri aggiornamenti di cui vi parlerò. Per ora passiamo subito a Blackout. Non voglio annoiarvi con altri dettagli. Ok ragazzi, dunque, in pratica i cambiamenti sono questi. C'è una nuova area nella mappa, è Hijacked. Vedete qui è la barca, quella mappa di Black Ops 2. C'era anche in Black Ops 3, anche se era un po' diversa lì. Al momento, visto che è nuova, potete immaginare che è un posto affollatissimo. Dunque moriremo di sicuro. Quasi di sicuro. Nel caso succedesse, naturalmente proverò altre partite e le taglierò in una. Solo perché oggi voglio. Sì, perché oggi voglio mostrarvi la mappa. Qui, per esempio, abbiamo la nuova mitraglietta. L'abbiamo trovata subito. E la specialità di questa mitraglietta è che è una mitraglietta a raffiche. Ossia, se tenete premuto, spara solo una volta. Dovete sempre premere il pulsante. In Blackout non mi sembra molto potente, forse nel multiplayer è meglio, però boh. Comunque, il mio piano per questa partita è questo. Andremo naturalmente a Eject, poi andremo qui e qui. Capito? Perché non lo ripeterò un'altra volta. No, vediamo cosa riusciamo a fare in questa partita. Un altro dei cambiamenti è che l'armatura ora potete ripristinarla. E lo vedrete forse nel corso della partita. A meno che non venga distrutta totalmente. Un altro cambiamento che vedete è per esempio quel fumo che esce dalla gamba. L'hanno fatto in modo che i giocatori potessero vedere meglio gli avversari. È una cosa buona e negativa allo stesso tempo. Come vedete già è pieno di gente qui. Ecco, non mi posso girare un attimo. Proviamo un'altra volta. Ora, come stavo dicendo prima, naturalmente Hijacked, visto che è un'area nuova, è un posto affollatissimo, dunque se magari volete vincere una partita Blackout, non è il posto in cui vi consiglio di andare, almeno per ora. Forse in futuro ci saranno meno persone, però così come stanno le cose al momento, metà della lobby di solito va a Hijacked. Una cosa pazzesca.
No, ma niente, questo update che c'è stato il 1.09 è grandissimo e ci sono troppe cose di cui parlare. Per quello non riuscirò a spiegarvi tutto, a mostrarvi tutto. Però ci saranno le patch notes nella descrizione del canale. Ora, il pezzo che ho appena raccolto, questo qua, è un pezzo di corazza. Se avete una corazza, potete ripararla con questi pezzi, se è danneggiata. C'è qualcuno? Ecco ragazzi, ci riprovo. Come vedete, pieno di gente che va a eject. Tutti questi. Ok, armi buonissime. Rilevato possibile collasso. Consigliato trasferimento nella zona sicura indicata. Avvicinamento. Preso per miracolo. Ora non sembra esserci più nessuno. Sarebbe una cosa buona, così potrei mostrarvi ancora un po' la mappa. No, no. C'è ancora uno. Sì. Come avete visto, quell'arma mi ha ucciso praticamente all'istante. So, quell'arma è abbastanza buona. Non è troppo potente, quello non voglio dirlo. Quindi non credo ci sia bisogno di nerfarla, però è una delle armi più potenti, oserei dire. C'è pure qua.
Ok. Preso tutti e due. Però ora non ho vite. Aggiornamento. Rilevato possibile collasso. Consigliato trasferimento nella zona sicura indicata. Ora io vi mostrerei pure Hijacked, però il problema è che questa mappa, o quest'area della mappa, è troppo pericolosa. E visto che ho l'arma nuova nelle mani, vorrei prima mostrarvi quella. Allarme. Lancio di rifornimenti in avvicinamento. Collasso del cerchio imminente. Portarsi al sicuro. Bene ragazzi, ho fatto bene andarmene da Hijacked, perché la zona si chiude e sarebbe stata contro di me, e io non ho praticamente vita. Dunque ora appena mi trova qualcuno sono morto. Però se ho fortuna posso mostrarvi ancora l'arma nuova e fare qualche kill con quella. Perché finché la sbloccheremo magari ci vorrà un po'. Direi che se non comprate i livelli vi ci vorranno più o meno 2-3 settimane per sbloccarlo. Un'altra cosa che di sicuro avrete notato è che la mappa è un po' cambiata esteticamente, perché l'hanno adattata proprio all'inverno. Quindi ci sono i cambiamenti stagionali. Speriamo che qui non ci sia stato ancora nessuno. Se no ho un problema. Nelle stazioni di servizio ora c'è pure la musica di Natale. Ora, io non so, però per un gioco di guerra forse non mi sembra molto adatto. Vorrei trovare una corazza, perché così magari potrei anche mostrarvi questa nuova meccanica.
Ecco, qua c'è un pezzo per riparare la corazza. Manca solo la corazza. Ecco qua una corazza. Ora, appena verremo danneggiati e se sopravviveremo, potrò mostrarvi questa meccanica. Però praticamente un pezzo di quelli che ho raccolto per riparare la corazza ripara più o meno una striscia. Ecco, là c'è qualcuno. Magari viene di qua. Sì. Ok, questo è il sensore DART. Meglio stare a distanza. Ecco lì, li corre dietro uno. E ora lo prendiamo di sprovvista. Preso. Mi piace davvero quest'arma, anche il suono e tutto. Oi, 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 oi. Sono circondato, è male. Però vi mostro come riparare la corazza. Ora che è un po' danneggiata. Ecco. Ora è di nuovo intera. Collasso del cerchio imminente, portarsi al sicuro. Non sono in una buona posizione. Lancio di rifornimenti in avvicinamento. E quello sta lì su a camperare, perfetto. Niente. Devo cambiare area. Forse se arrivo da dietro, magari. Ora ci sono 14 giocatori rimasti in vita. Siamo già nella top 15, non è male, anche se ho solo 3 kill. Di solito ne avrei almeno 6-7 a questo punto. Però non voglio lamentarmi. Ma il fatto è questo. Ora dico che mi conviene aspettare, vedere come si chiude la zona. Perché non vorrei uscire dall'acqua, poi qualcuno mi vede e mi uccide da dietro. Ecco qualcuno. Previsto ulteriore collasso. Raggiungere le zone sicure indicate. L'ho preso. Ma ho un problema. Devo tornare indietro Lancio di perché rifornimenti in arrivo. non ho munizioni. Ok, questo mi serve. Aggiornamento. Collasso del cerchio imminente, portarsi al sicuro.
Ah, non mi piace sta cosa. Ok, allora, ora ripariamo la nostra corazza. Direi che la cosa più importante è appena trovo un posto dove nascondermi. Devo mettermi a riparo. Qui dentro. Mi metto un attimo qua e riparo la mia corazza. Ecco fatto. Previsto ulteriore collasso. Raggiungere le zone sicure indicate. Tecnicamente potremmo anche vincere. Però, visto come sono andate le cose finora, non mi sembra proprio il caso. Cioè, non mi sembra possibile. Aggiornamento. Collasso del cerchio imminente. Portarsi al sicuro. Però non vedo l'ora di sbloccare quest'arma nel multiplayer. Quello è poco ma sicuro. Sto camminando da Covacciato per fare meno rumore. Una tecnica che vi consiglio di usare. Attenzione. Previsto ulteriore collasso. Trasferitevi nella zona sicura. Ok, meglio aspettare un attimo finché si chiude la zona. Poi attiverò percezione e forse ce la facciamo. Aggiornamento. Collasso del cerchio imminente. Portarsi al sicuro. Tengo pronto anche un dardo sensore. Da dove? Ok, capisco. Critica. Beh, La zona sicura. direi che ci è andata abbastanza bene nonostante tutto. Vi ho mostrato più o meno le cose nuove e quello che volevo fare. In realtà, peccato che non abbiamo vinto. Avevamo tutte le carte in regola. Però, ehi, ci sono sempre le seconde occasioni, giusto? Comunque, questo è tutto per oggi. Grazie mille per aver guardato questo episodio. Ci vediamo alla prossima volta. Saluti dal vostro Eporian.